Questo martedì mattina si è aperto con un incontro in sede Inter tra il mister del doblete Christian Chivu e la dirigenza nerazzurra per discutere in primis del rinnovo di contratto dell'allenatore con adeguamento dell'ingaggio in linea con gli altri top allenatori di Serie A. D'altronde Christian Chivu in questa stagione è stato il migliore in Italia con la vittoria di 2 trofei e l'asticella per la prossima stagione sicuramente si alzerà ancora di più con grandi ambizioni anche a livello europeo e per grandi ambizioni ovviamente serve una rosa ancora più competitiva di quella di questa stagione, quindi con la sessione di mercato estiva che si sta pian piano avvicinando in concomitanza con la chiusura di questa stagione che terminerà appunto sabato con l'ultima sfida contro il Bologna alle 18 in casa del Bologna, si sta cominciando a discutere, ma già da qualche settimana in realtà, di questa nuova Inter 26-27, un Inter che perderà sicuramente diversi tasselli tra giocatori in scadenza, tra giocatori vicini comunque alla cessione, destinati alla cessione, ma anche un Inter che è pronta insomma ad accogliere nuovi rinforzi, nuovi innesti, con delle conferme che ci arrivano anche da oltre confine. Quindi in questo nuovo contenuto, amiche e amici nerazzurri, innanzitutto ben ritrovati, spero che tutti voi stiate bene, che vi siate ripresi anche dai lunghi festeggiamenti per questo doppio traguardo, ecco, nerazzurro. E quindi adesso ragazzi ci avviciniamo ovviamente, oltre che al termine della stagione, come vi dicevo, anche alle settimane che saranno piene di discorsi di mercato e quindi questo nuovo contenuto, questo nuovo episodio sarà dedicato ovviamente al mercato. Vi rubo 2 secondi per invitarvi a lasciare un mi piace a questo contenuto, ad iscrivervi ai nostri canali e poi vi aspettiamo nella famiglia del club di Passione Inter, passioneinter.club, con tantissimi nerazzurri da tutto il mondo, una famiglia che in questa stagione si è anche ampliata, quindi vi aspettiamo, mi raccomando. Allora parto da Christian Chivu con appunto il discorso sul contratto e poi andiamo anche a sviscerare tutti gli altri temi che un po' si legano, ecco, al discorso di Chivu, perché Chivu ha un contratto fino al 2027, questo contratto sarà prolungato per un altro anno con opzione per il secondo, quindi di fatto fino al 2029. Arriverà anche un adeguamento dell'ingaggio per un allenatore che da giocatore aveva già provato questa sensazione, questa grande emozione di vincere tanto e di vincere tanto nella stessa stagione, quindi insomma nulla di scontato e diciamo quest'anno ha provato questa emozione anche da allenatore al suo primo anno sulla panchina nerazzurra della prima squadra dell'Inter. Ovviamente un po' è stato un po' alla Mourinho se vogliamo Christian Chivu, ha fatto un po' una murignata, possiamo coniare questo nuovo termine, non so se qualcuno l'aveva già utilizzato, però un po' una murignata perché insomma doppio traguardo, così all'esordio non era per nulla scontato. Perché vi cito Mourinho? Perché Mourinho in questo momento torna in realtà un po' al centro delle discussioni, non per qualche vi freno subito, non per qualche dichiarazione, dell'ultima ora, ma perché, alcuni di voi sapranno che Mourinho sta per tornare al Real Madrid, dopo 13 anni farà il ritorno insomma in Spagna e diventa anzi centrale, diciamo in un'operazione che per l'Inter resta un po' un sogno, però sicuramente ve l'abbiamo detto più volte, è comunque un nome che a questa Inter piace e sul quale sicuramente gli occhi sono puntati. Parlo ovviamente di Nico Paz che farà rientro anche lui in Spagna per soli, mi viene da dire, 10 milioni di euro di recompra che appunto il Real Madrid eserciterà, e quindi riportando di fatto dal Como il giocatore in Spagna e a quel punto bisognerà decidere, il Real Madrid deve decidere che cosa si dovrà fare, ecco, con questo talento argentino e la palla passerà sicuramente a José Mourinho che nel caso in cui l'Inter dovesse insomma, farsi avanti, trattare o provare insomma a portare a Milano questo giocatore, sicuramente ricoprirà un ruolo centrale per quelle che sono le ambizioni del Real Madrid, soprattutto appunto, le valutazioni che si faranno sul giocatore, l'intenzione di tenere o meno il giocatore, o appunto di destinarlo magari ad un'altra squadra, di farlo rientrare ma poi destinarlo ad un'altra squadra. Dipenderà molto da l'idea, e dall'assetto tattico che Mourinho vorrà dare a questo Real Madrid. Quindi insomma Mourinho torna un po' al centro dei discorsi, per questo io vi voglio ribadire, anche per onestà intellettuale, che
resta veramente un sogno, perché non è un giocatore semplice da portare a Milano, però insomma l'Inter lo guarda, sappiamo che l'interesse c'è stato nelle scorse stagioni, c'è sempre stato e quindi potremmo anche aspettarci sicuramente dei dialoghi in questo senso in base appunto a come si porrà poi il Real Madrid nei confronti, di questo giocatore. Chi invece non è un sogno, ma è qualcosa che si avvicina a un qualcosa, scusatemi, di molto concreto, è Curtis Jones, che resta un reale obiettivo di mercato, di questa Inter. Perché in apertura vi ho detto, arrivano delle conferme anche da oltre confine, perché il The Times ha confermato appunto questo interesse, dell'Inter per il giocatore. Come leggiamo anche qui, l'ostacolo rimane però la valutazione, perché insomma il Liverpool chiede 40 milioni per questo giocatore, nonostante appunto un contratto in scadenza tra 1 anno, quindi sta giocando anche diciamo a rialzo anche per quello se vogliamo. Che cosa voglio segnalarvi di quanto scrive il The Times? Il The Times scrive che potrebbe rientrare in questo discorso Denzel Dumfries, che è stato un tema che abbiamo affrontato negli ultimi giorni, un tema del quale insomma stiamo parlando molto perché Dumfries, lo sapete, ha questa clausola, da 25 milioni che può essere esercitata nel mese di luglio dai club esteri e il Liverpool è interessato a Denzel Dumfries. Quindi, ci potremmo anche aspettare, o perlomeno quello che scrive il The Times, è che appunto ci possa essere un dialogo tra i 2 club in questo senso, con il Liverpool che vorrebbe o potrebbe voler portare appunto in Inghilterra Dumfries e dall'altra parte un Inter che comunque è forte, su Curtis Jones, nonostante appunto la valutazione molto alta. Quindi bisognerà ecco, bisognerà trattare, però in questo momento la situazione è questa ed è stata confermata appunto anche dal The Times. Io sulla questione Dumfries sapete un po' come la penso, vi ho detto il mio parere, recentemente, ne abbiamo discusso, per molto tempo. Per me resta un giocatore centrale Dumfries. La clausola è stata inserita un po' come compromesso per farlo, firmare, per fargli firmare il rinnovo di contratto. Onestamente ecco, dal canto mio vorrei che nessun club si facesse avanti e nessun club versasse questi 25 milioni in un'unica soluzione. Vi ricordo che comunque per portarlo insomma altrove bisogna versare questa clausola interamente, quindi nelle casse dell'Inter interamente. Però dall'altra parte bisogna aspettarsi che un giocatore che ha fatto un'ottima stagione, che andrà al mondiale e anche il mondiale sarà una buona vetrina per lui, sicuramente è lì lì insomma un po' in bilico per il suo futuro e questo è quanto. Quindi, vedremo insomma gli sviluppi nel mercato estivo, che ci terrà sicuramente molto attenti anche sul fronte, Dumfries. Tra l'altro a proposito di attenzione a centrocampo, attenzione anche alla situazione, che riguarda Aleksandar Stankovic, perché ve lo raccontiamo da tanto tempo, in realtà già dalla sessione di mercato invernale. L'Inter vuole riportare a casa, Stankovic, esercitando anche qui una clausola da 23 milioni. Attenzione però perché arriva sicuramente anche, come dire, un po' la tentazione da altri club che potrebbero avanzare una cifra importante, per il giocatore. L'Inter potrebbe farsi un po' appunto tentare da un'eventuale, ricca plusvalenza. Io vi confermo e vi confermiamo che comunque l'intenzione dell'Inter è di riportare a casa il giocatore e di valorizzarlo. Dall'altra parte però sicuramente c'è questo, segnale che arriva dalla Premier League, questo allarme che arriva un po' dalla Premier League, ma non solo, perché anche in Spagna, anche in Germania, insomma Aleksandar Stankovic sta facendo molto bene, ha fatto molto bene al Bruges ed è un talentino che sicuramente è sotto l'occhio di tanti, club, di tante big europee e quindi questo va tenuto in considerazione. Un'altra certezza è che l'Inter è alla ricerca di 2 difensori, ovviamente questo dipende anche dalle uscite, perché sappiamo che, Acerbi insomma ha salutato nell'ultima San Siro, De Vrij è una situazione ancora un po', in bilico, Bastoni, per il momento ci ha tenuto anche durante i festeggiamenti, so che insomma anche Lorenzo ve l'ha già raccontato, so che avete visto i nostri video, ma, ci ha tenuto ecco a stringere la maglia, a far vedere insomma, il suo legame con l'Inter nel momento in cui, il popolo nerazzurro gli ha gridato: "Resta con noi", sicuramente comunque resta una situazione aperta e quindi anche quella situazione da monitorare. L'Inter quindi è alla ricerca sicuramente di due difensori. I primi 2 nomi restano, e ve lo confermiamo, quelli di Solé
dell'Udinese, di Mouremovic del Sassuolo, la cui valutazione è più o meno simile per entrambi i giocatori, siamo intorno ai 20, 25 milioni. Però questa mattina il Corriere apre anche con altri 2 nomi. Vi avevamo anticipato che nei giorni precedenti era stato detto che l'Inter magari appunto non si sarebbe fermata, ecco, a questi 2 profili. Il Corriere parla di Vuskovic dell'Amburgo e di Araujo del Bologna. Sì, del Bologna, scusatemi, del Barcellona. Ora stavo pensando alla prossima partita dell'Inter. Quindi questi due profili. Su Vuskovic dell'Amburgo un paio di cose, perché lui è all'Amburgo ma è di proprietà del Tottenham. È un classe 2007, è un 19enne di 1,93 m, quindi insomma una bella stazza. Gioca centrale nella difesa a 3 dell'Amburgo, sono andata a vedere un po' di dati, e in questa stagione ha collezionato 28 presenze con 6 gol e 1 assist. È comunque un giocatore importante per l'Amburgo e bisogna considerare anche qui la valutazione che scrive il Corriere, così come per Araujo del Barcellona e non del Bologna, si aggira intorno ai 50 milioni, quindi stiamo parlando di cifre importanti e onestamente mi sembra un po' complicato che l'Inter si possa avvicinare, ecco, voglio essere onesta con voi, si possa avvicinare a questa tipologia di profili. Quindi io resto un po' di più sui nomi e restiamo anzi un po' di più sui nomi che vi abbiamo già fatto, che sono quelli appunto di Solé e di Mouremovic. Da attenzionare comunque anche le situazioni in uscita, perché sapete che da quello poi dipenderà anche molto quello che succederà in entrata, quindi Frattesi ve ne abbiamo già parlato, sicuramente, o meglio quasi sicuramente è destinato a salutare. C'è la situazione bastoni ancora in bilico, c'è la questione clausola di Dumfries, quindi bisognerà capire anche quelle che saranno le entrate dell'Inter. Prima di chiudere una specifica su Pavard che, insomma volevo fare, visto che stiamo comunque ancora parlando, di difesa, vi confermiamo anche il fatto appunto che Pavard farà rientro a Milano e non verrà riscattato, ma l'Inter sicuramente lo piazzerà altrove, quindi quello slot non bisogna considerarlo in questo momento, quel nome non bisogna considerarlo in questo momento. Poi dovessero esserci insomma degli aggiornamenti, vi faremo sapere. Ci aggiorniamo come sempre qui su Passione Inter, ci aggiorniamo nella chat del club di Passione Inter, quindi passioneinter.club, vi aspettiamo se non vi siete ancora uniti alla nostra famiglia nerazzurra. Nel frattempo io lascio un contenuto al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast, se invece ci state seguendo su YouTube vi basta cliccare qui.